Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Intanto stiamo ostruendo il traffico. Neanche può. Allora, oggi ragazzi c'è una cosa particolare, molto particolare. Mi sto facendo della strada parecchia per darvi dei contenuti del canale che non avete mai visto, giusto? Giusto. Dove andiamo? Andiamo a vedere qualcosa di veramente particolare e vi do un indizio: non è off-road. Andiamo. Buongiorno a tutti ragazzi, come vedete oggi sono in un ambiente diverso da quello che è il mio consueto. Esattamente, siamo in una pista da on-road, siamo sull'asfalto, siamo ad Arezzo e ragazzi vi ho portato a vedere le moto RC, 2 ruote radiocomandate. Quindi ragazzi, molti di voi non sanno neanche che esistano le moto radiocomandate e quindi ho deciso di approfondire l'argomento e di portare un contenuto un po' diverso sul mio canale con l'aiuto di un vero specialista. Ragazzi, credetemi, le RC Bike sono qualcosa di veramente particolare. Sinceramente non mi sarei mai aspettato questo livello di tecnica e soprattutto questo livello di prestazioni. Prima di entrare nel vivo del video però voglio spiegarvi come l'ho strutturato. Ho diviso infatti il video in 3 parti. Nella prima parte ci saranno delle riprese action molto suggestive, molto particolari, che vi faranno comprendere il livello prestazionale e quanto siano davvero realistiche le moto radiocomandate. Nella seconda parte ci sarà un'intervista con Simone Nascosti che ci spiegherà un po' di più dal punto di vista tecnico come sono fatte queste moto e soprattutto dal punto di vista regolamentare cosa si può fare, cosa non si può fare, come sono strutturati i campionati, quali sono le categorie, eccetera eccetera. E per ultimo ragazzi vi lascio una chicca incredibile. Non vi voglio anticipare niente, tanto avrete i capitoli sotto per chi vuol vedere le varie parti o saltarne qualcuna e quindi ragazzi torniamo al video. Guarda che...
Avete visto che roba, ragazzi? È incredibile. Io sono rimasto veramente stupito da come vanno queste moto radiocomandate. Io vorrei, ragazzi, che voi premiaste gli sforzi che sto facendo per portarvi contenuti di questo tipo su questo canale. Vorrei che mi ringraziaste attraverso tantissimi like, commenti e condivisioni di questo video. Credetemi, è un qualcosa di veramente difficile riuscire a fuggire dalla routine delle mie competizioni, dei miei test, per creare contenuti diversi da portare sul canale, per farvi scoprire il modellismo radiocomandato a 360 gradi. Spero che questa cosa venga apprezzata e ragazzi, quindi mettete tantissimi mi piace, condividete il video e commentate. Adesso vi lascio all'intervista con Simone. Ciao Simo. Ciao. Dovete sapere, io conosco Simone da praticamente 20 anni, si può dire. Eh sì, più o meno, sì, forse anche più. Abbiamo fatto il campionato nazionale F2 insieme e abbiamo fatto entrambi la finale, sì. E poi lui si è convertito alle moto RC dove ha vinto veramente tantissimo. Quindi ti chiedo di presentarti un po' e dire chi sei, che cosa hai fatto con le moto, come ti sei appassionato alle moto invece che alle macchine, cioè dalle macchine sei passato alle moto, di pure quello che vuoi. Dal 2002, grazie alla Nuova Fauro, mi sono appassionato alle moto, perché la Nuova Fauro ha lanciato tramite la De Agostini un prodotto che è stato poi, diciamo, nel mercato divulgato tanto, e grazie a loro sono state innescate le gare, campionato italiano, europeo, mondiale, e di conseguenza grazie a lui mi ha detto dai vieni, prova anche te, prova, e da lì ho iniziato. Quindi sono quasi 20 anni che sei nel mondo delle moto RC. Esatto. Sì. E di che anno sei, quindi quanti anni hai? 1987. 87, quindi hai 3 anni meno di me. E, ok, che cosa hai vinto? Ragazzi, abbiamo davanti un campione del mondo, ve lo anticipo già, ma non solo una volta, ma 2 volte, sì. 2 volte. Due campioni del mondo di fila, e le volte antecedenti 4 volte consecutive secondo. Purtroppo per qualche volta un po' di sfiga, qualche volta un po' di altre persone che erano più brave, comunque ci si è sempre provato. Bravo, complimenti. E 7 titoli nazionali. Bravissimo, complimenti. Grazie. Una cosa importante, io ho provato a cercare, prima di venire qua a fare questo incontro, ho provato a cercare qualche materiale, informazioni su internet, è veramente complicato. Quindi ti chiedo di spiegare a chi non conosce niente di questo mondo come funziona il mondo delle moto RC. Quindi ho capito che ci sono i campionati del mondo, c'è una federazione, la stessa delle macchinine. Raccontaci un po' di cose che potrebbero appassionare le persone che stanno guardando, e anche se magari hanno visto il video, gli piacciono le moto e vogliono cominciare a fare le gare, non sanno nemmeno dove andare a cercare, perché è veramente complesso trovare se non sai dove andare a cercare. Certo. Ai punti di riferimento sicuramente oggi si fa tutto online, quindi uno dei siti più grossi a livello europeo è Motorrad Shop RC, che è un signore tedesco che importa la Nuova Fauro ma anche altri marchi, dove lì trovi veramente tutto per quanto riguarda le moto, dalle gomme, pezzi di ricambio, modelli di tutte le marche, di tutti i tipi, e ti sbizzarrisci. Motorradshop.de è un sito tedesco, lui è veramente fornito al massimo. In Italia abbiamo i costruttori, ma non ci sono purtroppo dei appoggi fisici di negozi o online a cui fare affidamento. I marchi più principali per quanto riguarda, parto inizio dalle gomme, c'è la PMT e la GRP. Tutte e due italiane? Tutte e due italiane. Per quanto riguarda invece le moto, i marchi più importanti sono, li dico in ordine casuale, non in ordine di, non voglio fare distinzione. Parto dalla Nuova Fauro, poi c'è l'RG Revolution, che è sempre italiana, e la Jabber, che è un marchio tedesco. Diciamo questi 3 sono i 3 marchi più importanti, poi ci sono anche altre marche. E la federazione che organizza il mondiale? La federazione che organizza il mondiale è composta da ogni nazione ha un referente, è un team manager che fa parte di questa federazione mondiale, dove vengono stabiliti praticamente al mondiale, fanno i briefing dove vengono tutte queste persone chiamate e scelgono le strategie della gara, scelgono magari i nuovi regolamenti che saranno in atto dal prossimo anno, le cose da modificare, le cose da fare, le penalità o le regole, le cose che cambiano, e questo che viene fatto tutto in fase di campionato del mondo. Infatti ogni giorno, o una volta o anche 2 volte al giorno, ci sono questi meeting dove loro si radunano, si mettono a tavola tutti insieme e decidono il da farsi per la gara stessa, ma anche per il futuro.
Bello, bello. E ho capito che ci sono 3 categorie ma non di piloti, quindi avete la categoria di moto. Sì. Spiegaci un po' anche questa cosa qua, avete le moto a scoppio, le moto elettriche e le moto elettriche stock, che è, diciamo, per chi comincia, quindi anche pensare a una gara mondiale per chi comincia, insomma, secondo me non è pensata male, visto che è un movimento ancora più di nicchia rispetto all'RC Motorsport riferito alle macchine, quindi insomma credo sia interessante. Come si chiamano le categorie? Spiegaci un po'. Le categorie sono 3. C'è la Superbike, la Nitrobike e la Stock Bike. La Superbike e la Nitrobike non hanno nessun tipo di limite, ne hanno solamente dei limiti chiaramente fisici, altezza, lunghezza, chiaramente non è che quello è lo standard. Certo. Mentre invece la Stock Bike, oltre che avere i limiti, ha un limite di peso e ha un motore e un regolatore impostato dalla federazione, quindi devi utilizzare quella tipologia di motore, quella tipologia di regolatore, che è un regolatore da 40 A se non erro, e un motore da un 21,5 se non erro, e diciamo che è la categoria quella più economica. Dopodiché si passa alla Nitrobike, che è l'apice del motore a scoppio, e la Superbike, che è l'apice del motore elettrico. E i titoli li ha vinti nello scoppio. Tutti nello scoppio, sì. Tutti nello scoppio. Infatti abbiamo visto anche come riesce a guidare la moto. Ecco, la differenza di guida tra la macchinina, che tu anche guidavi anche abbastanza bene, per non dire molto bene, e la moto. Cioè, che cosa cambia nella guida? Perché sono tutto diverso. Tutto completamente diverso. L'impostazione, la prima cosa c'è da dire una cosa: la macchinina è una cosa che sta su 4 ruote, la moto è una cosa che sta in equilibrio, certo, quindi già è tutta proprio completamente un altro mondo. E la cosa più complessa chiaramente è farla rimanere sempre in equilibrio, soprattutto alle velocità basse. Come ti spiegavo anche prima, è il discorso dello sterzo, la moto quando devi essere nei movimenti molto fluido, sia nel gas che nello sterzo, perché chiaramente essendo una cosa che sta in equilibrio non puoi avere una reazione, diciamo, come può capitare nell'off-road, che te sai benissimo, la sgassata o la sterzata brusca. Purtroppo nella moto questo non lo puoi fare, perché, ripeto, è una cosa che mantiene l'equilibrio, quindi ha un equilibrio precario. Certo. E mi dicevi che allora in curva, invece di tenere lo sterzo come si fa con le macchinine, esatto, si arriva all'angolo di piega corretto, si lascia tutto, scorre, la moto percorre, e poi quando comincia a rifare l'apertura del gas giri lo sterzo alla parte opposta per addrizzare fin quando la moto non è completamente dritta, e poi lasci di nuovo tutto, cioè prosegui con il gas. Quindi è una cosa abbastanza fuori intuito per chi è abituato a guidare le macchinine. Sì, diciamo che l'accompagni nella curva, mentre freni lei inizia a scendere giù in piega, si appoggia nell'archetto, che l'archetto è quello che delimita l'angolo massimo di piega, che varia a seconda del grip della pista, e una volta che la moto si è appoggiata nell'archetto, te lasci tutto, lei scorre e poi esci dalla curva, ricominci a dare il gas e la ritiri su. Devi solamente all'inizio capire il meccanismo. Non ci pensi poi neanche più. No, ecco, la categoria, quindi la scala ufficiale del campionato del mondo, quindi che correte, è l'1.5, che sono queste più piccoline praticamente. Sì, esatto. Ma state sviluppando questo bestione che è scala 1.4. Quindi esatto. Dici un po' la differenza, perché è stato pensato di sviluppare una moto di questo tipo, visto che già c'erano le 1.5, quali sono le differenze a livello di guida, a livello di pratico, insomma? L'idea era quella di mettere nel mercato una moto che sia sempre più facile per tutti, anche se nel corso degli anni lo sviluppo, questo ha favorito sicuramente, le gomme si sono evolute, le geometrie, tutto insomma si è evoluto. Però purtroppo, come dicevi anche te prima, è pur sempre una cosa che mantiene l'equilibrio. Quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sia ancora più alla portata di tutti, quindi più facile per tutti, e quella moto lì, avendo delle ruote molto grandi, ha una massa volanica importante e quindi riesce a mantenere un equilibrio veramente, anche a 3 km/h riesce a stare in piedi. Questo dà un enorme vantaggio per le persone che iniziano, ma poi essendo anche grossa, nei movimenti è molto più fluida, è molto più visibile, è più realista, quindi le persone piace di più. Certo. E soprattutto la vedi bene, riesce a girare. In questo momento esiste solo elettrica. In questo momento esiste solo elettrica. Ed è un progetto solo di Nuova Faro. Solo di Nuova Faro. Ma state proponendo di inserirlo a carattere... Forse in futuro, adesso l'abbiamo lanciata. Ho visto che, non ve l'ho detto, lui
cura anche la maggior parte della parte dello sviluppo delle moto. Io ho potuto vedere una moto diciamo con qualche pezzo prototipo, diciamo così, disegnata da lui, perché lui ha anche doti di disegnatore CAD e quindi si diletta nello sviluppo delle moto. A questo proposito ti voglio diciamo far dire a chi magari gli viene voglia a seguito del video di cominciare, di prendere una moto, quali sono le 3 cose principali più importanti nella moto, quindi le componentistiche per le quali bisogna settare perfette, se no non ci si diverte nemmeno e magari poi rismettano come hanno cominciato. Le cose più semplici, importantissime, sono le gomme, perché non puoi andare a girare con delle gomme magari trovate nel cassetto, comprate usate di 20 anni fa. Quindi la prima regola, le gomme, che siano gomme fresche e recenti, soprattutto meglio ultime mescole. L'archetti, che non siano troppo corti, se no veramente non riesci, uno che è bravo può piegare tanto, piegando tanto riesce ad avere una velocità di percorrenza elevata, però solo quelli veramente bravi, quindi quando uno inizia è consigliato avere un angolo di piega più tranquillo, così riesci a girare bene e non avere problemi. Perché gli archetti li sostituite, ho visto anche te che parti con un certo grado e poi via via ti definiscono l'angolo massimo di piega, quindi per quella giornata, per quelle condizioni. Sono praticamente a bassissimo costo, quindi perché si fanno con dei tubi di nylon, quindi che si comprano a brico da tutte le parti e piegandoli a caldo riesci a fare gli archetti, quindi anche se uno li rompe succede problemi a livello, cioè una volta acquistata la moto, a livello di spese di usura hai praticamente le gomme e poco altro. Soprattutto se fai elettrico, chiaramente è un costo pari a zero. La terza cosa è chiaramente inizialmente andare in un piazzale e prendere la domestichezza con questo discorso che parlavamo prima, imparare a entrare nella curva appoggiando la moto nell'archetto, magari mettere dei piatti di plastica o dei bicchieri di plastica in giro e uno prende un po' di domestichezza a girarci intorno, fare un po' di pratica nella rialzarla, buttarla in piega e dopodiché se uno vede che lì riesce a andare bene può venire in pista. Ok. E poi mi dicevi, ne aggiungo un altro io perché è stata una cosa incredibile, vedrete la tecnica di queste moto, ragazzi, hanno veramente di tutto, il monoammortizzatore dietro, le forcelle, lui ha tantissimo materiale, giustamente va a fare delle gare di livello mondiale, è chiaro che abbia tutto. L'ammortizzatore di sterzo mi dicevi è un'altra componente, da starci attentissimi. Però diciamo che quello è una componente da starci attento per quando cominci ad andare in pista, che ci prendi un po' di domestichezza con la moto. All'inizio per andare a girare nel piazzale quello non ha importanza. La cosa bella, ragazzi, è che in una moto così, quella della versione a scoppio, ci sono 4 servocomandi, perché ci sono 2 microservi per i freni. Freno anteriore e freno posteriore sono separati, quindi mentre guidi dal telecomando riesci a regolare separatamente la frenata della ruota anteriore o la frenata della ruota posteriore. Più un servo dedicato solo per il gas e un altro servo per lo sterzo, chiaramente. Ok, non ce n'è uno di dimensioni da buggy, mi pare. No. Sono tutti nelle moto vecchie, quelle prima, i modelli vecchi sì, erano grandi, però con l'evoluzione siamo sempre andati a più piccolo, più leggero e ora usiamo i Futaba Micro o Savox, quello che sia. Non ci sono diciamo grandi sforzi, quindi anche a livello d'usura servi? No, non ci sono. Li compri una volta e vai avanti quasi tutta magari il caldo gli dà noia anche a loro, come tutte le componenti elettroniche, però non hanno un grosso sforzo, ecco. Anche perché la moto in sé per sé non ha un grande attrito, perché sono solo 2 ruote. La superficie di contatto sono quei 2 mm che toccano per terra e non ha cioè non è come il buggy che salti, cioè è più stressato, polvere. Certo. Bene, adesso vi faccio salutare, andiamo ai box e entriamo nel vivo della motocicletta, la scareniamo, vi faccio vedere tutte le componenti sotto ai box con i suoi attrezzi e quant'altro. Ciao! Quindi ragazzi, ecco la moto scarenata, questa è la versione a scoppio. Sì, Nitro Bike. Nitro Bike, guardate, qui c'è il motore, spiegaci un pochino che cilindrata ha, vedo una testa tutta modificata. Sì, questo qui è un motore Nova Rossi 2,5, scarico laterale. Qui c'è il collettore e la marmitta. Dalla parte di qua la frizione con il volano e la rispettiva campana che trasmette alla corona. Passano di qua, cinghia
e ruota. Tutto fatto su misura, la frizione è stranissima, c'ha Sì, la la frizione- campana montata quasi al rovescio. No, quasi, la campana è al rovescio, la frizione il volano e la frizione sono nella parte esterna. La cosa bella è la sottilezza, perché qua avendo degli angoli di piega chiaramente dobbiamo avere una frizione molto sottile. Mi O dicevi meglio, che diciamo siete arrivati nel corso di anno a piegare talmente tanto che praticamente vi danno via quasi diversa roba, quindi state cercando di compattare tutto. compattare tutto verso l'interno e abbassare il più possibile. La frizione sottile ci comporta che possiamo mettere il motore più in basso, e chiaramente se io qui aumento uno spessore e sporgo di più mi comporta che poi devo alzare il motore. Alzando il motore alzo il baricentro e questo ne va a perdere nella stabilità. Certo, si vede, questo è il serbatoio. Sì, questo qui è il serbatoio, dove al suo interno c'è anche il vano porta lipo che alimenta i servi della moto. Questo qui te lo posso far vedere. Ok, e quindi il serbatoio non avete limitazione, No. potete fare quello che volete, basta. Mi dicevi che in gara fate almeno un passaggio nei box, quindi neanche un pieno, un passaggio nei Nella box. finale di 30 minuti il regolamento dice che bisogna fare un passaggio all'interno della corsia box, poi che sia per fare il rifornimento o sia puramente per... te devi solamente passare dentro la corsia box, stop. Ok, l'ammortizzatore di sterzo è quello che mi facevi vedere Sì. prima. L'ammortizzatore di sterzo praticamente è quello che aziona lo sterzo che fa andare la moto in piega. Chiaramente la moto mentre va questo non sta fermo, e qui dentro ci sono sia l'olio che le molle, e questo qui va di pari passo alle condizioni della pista. Certo, dietro c'è un unico ammortizzatore. Dietro c'è un unico ammortizzatore, anche questo qui ci sono varie molle di vari colori, e all'interno chiaramente l'olio lo puoi cambiare come vuoi. Le forcelle la stessa identica cosa, sono con l'olio all'interno e sopra ci sono le molle, vari tipi di molle che uno può cambiare o indurire, ammorbidire, sostituire a seconda sempre delle condizioni della pista. Poi dalla parte di qua c'è il freno posteriore, il freno posteriore che viene azionato dal servo del gas, e mentre invece il freno anteriore, anche questo qui, il disco anteriore flottante, mentre invece qua il servo è un microservo che è all'interno direttamente della pinza. Infatti, come si vede, esce il filo che va direttamente alla ricevente. Le gomme ci sono 3 mescole, B1, B2 e B3. La B1 ha un range di utilizzo da 0 a più o meno 10-15 gradi, la B2 da 10-15 fino a 25-30 e la B3 da 30 fino a 40-45 gradi. No, vi faccio notare, ragazzi, il consumo, guardate, fanno grading come le gomme delle MotoGP vere, guardate, incredibile, sono veramente realistiche. Dicevi dentro c'è il riempimento? No. La gomma non ha riempimento, le gomme vecchie avevano riempimento, mentre invece questi qui di oggi no. Il cerchio praticamente fatto a semisfera, e sopra questa semisfera ci sono dei canali dove c'è incollata la gomma. La gomma è direttamente incollata sulla plastica. Quindi e le incolli te le danno? Le gomme ci sono già incollate o da incollare. Sia GRP che PMT le fanno in entrambi le versioni, che uno chiaramente già incollata ha un costo superiore, da incollare compri solo la gomma e poi te la incolli da solo a un costo inferiore. Avete visto, ragazzi, quanta tecnica c'è su questi piccoli gioielli a 2 ruote. È incredibile quanti dettagli e quanta componentistica sia presente all'interno di questi modelli. Ragazzi, l'ultima parte è la chicca che vi avevo preannunciato. Abbiamo realizzato delle inquadrature on board con la moto in scala 1:4. Ho installato la mia telecamera in 3 posizioni diverse e vi lascio uno spezzone per ognuna delle 3 posizioni di queste riprese che saranno veramente suggestive. Ritroverete questo tipo di video anche separatamente sul mio canale, perché sono venuti talmente belli che voglio crearci un video a parte con soltanto questi camera car, chiamiamoli così. Ovviamente, ragazzi, li ritroverete anche su Instagram e probabilmente li caricherò anche su Facebook. Quindi state attenti a tutti i miei profili social, iscrivetevi non solo al mio canale qua su YouTube, ma seguitemi anche su Facebook sulla pagina Fabrizio Teghesi RC e su Instagram nella pagina @Teghesi_RC. Ecco a voi le riprese on board.
Bene ragazzi, spero che questo video così particolare vi sia piaciuto. Mi raccomando, come ho già detto, distruggete il tasto del like. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!